L'altro giorno hai detto pure che nel 68 c'è stato il triumvirato. Mi pare che l'hai detto 68, va bene, signor Presidente, 68. E allora questo triumvirato era fatto di Badalamenti Gaetano, di Bontate Stefano e di Leggio Luciano. Tu l'hai detto questo l'altro giorno o no? Eri fuori, eri carcerato, posso saperlo da te oggi dove eri perché tu sapevi queste cose, cioè eri fuori o eri carcerato? Me lo puoi anche dire, lo puoi dire. Certo. Cioè eri libero o eri carcerato? Nel 1968 noi 68. Noi eravamo in galera. Io parlo del 1969. No, tu l'altro giorno hai parlato 68, scusa, hai detto 68 e poi hai certificato senti, 68. Ma io nel 68 io nemmeno so che esiste il triumvirato. C'è il giudice all'altro, lo vediamo se l'hai detto. Lei ha detto, però io non è che posso essere preciso se nasce nel 68 o se nasce nel 69, perché io non ne capisco niente in quel periodo di mafia. Io queste cose li so appresso, quindi dal 68-69 comincia a funzionare di nuovo la mafia. Ci vogliamo domandare se era libero o era carcerato? L'ha già detto. Era libero? Nel 69 noi siamo liberi. Tu puoi essere libero. No, noi siamo liberi Scusi. perché noi ci vediamo a Monreale. Lascia stare che tu con me fuori non ti sei. Quando ci portò la prima notizia che lei si era fatto fidanzato con sua moglie. Gasparino, Mutolo, signor Mutolo, come vuoi essere Sì, chiamato? ma chiamiamoci per Basta come che non ti giusto. chiamo quel... Un'automobile, una Giulia blu, si è fermata oltre questo cancello e sono scese 5 persone in divisa di agenti della polizia. Hanno cominciato a sparare con i mitra. Hanno ucciso 4 persone. Ricorda Gaetano Grado, uomo della famiglia di Stefano Bontate, che aveva partecipato insieme ai Corleonesi alla strage di Viale Lazio, che dopo la stessa disse a Stefano Bontate: cerchiamo di ammazzare Totò, fa troppa strategia. Ma Bontate mi disse di lasciarlo fare. Lascialo correre stu Viddanu, tanto da qui deve passare. Così Grado finisce pure per coprire la latitanza di Totò Okurtu. L'ho portato dal parrucchiere, in boutique, ho speso milioni. Leggio, ora latitante, è sotto i riflettori della pubblica opinione, che ne chiede a gran voce l'arresto. Trascorre alcuni mesi a casa di un cugino del suo ex socio, Gaetano Badalamenti, ma il cerchio si sta stringendo intorno a lui. E Don Tano chiede a Giuseppe Calderone di ospitare il boss di Corleone. Calderone non può rifiutarsi e lo ospita presso una villetta. Insieme a Leggio arriva un altro latitante corleonese, Bernardo Provenzano. Il tutto viene consacrato in un pranzo in cui partecipano anche Antonio Calderone, fratello di Giuseppe, Giuseppe di Cristina e Agostino Coppola, l'unico che a buon titolo possa fregiarsi del titolo di Don, essendo un prete, ed è pure nipote di Frank Coppola. Leggio rimarrà a Catania per 2 anni, ospite del Calderone. Periodo in cui faceva parte di Cosa Nostra, ha conosciuto Luciano Leggio? Ho conosciuto Luciano Leggio, ho conosciuto Salvatore Reina, ho conosciuto Benedetto Benigni, come si chiama, Provenzalo. Fermiamoci Questi erano gli uomini di Corleone. Nell'estate del 1970 si svolgono i mondiali di calcio in Messico. Il mondiale inizia a maggio e a giugno gioca l'Italia. A guardare insieme le partite della nazionale italiana arrivano a Catania altri 2 latitanti di grande peso, Tommaso Buscetta e Salvatore Cicchiteddu Greco. Arrivano dal Sud America e per giungere in Sicilia passano dalla Svizzera per poi scendere a Catania. Anche loro vengono ospitati dal Calderone in una villetta diversa ma vicina a quella del Leggio. Ovviamente non sono venuti per il mondiale di calcio. Sono venuti perché la massoneria americana è interessata a che la mafia supporti un piano di golpe in Italia, quello di Junio Valerio Borghese. Il giudice Falcone le chiede del golpe borghese. Sì. Lei cosa sa del golpe borghese?
Il golpe borghese, io so che la massoneria era interessata affinché gli uomini d'onore prendessero parte al golpe borghese. Io stesso, insieme a Salvatore Greco, inteso Cicchitelli, venne dall'America e fui fino a Catania e sentimmo. A Catania dove andaste e chi incontraste? Andammo a Catania per incontrare Giuseppe Calderone e a Catania stesso incontrammo a Luciano Liggio, che era ospitato in un'altra casa, e noi fummo ospitati da Giuseppe Calderone, io e Salvatore Greco. L'oggetto di questo incontro era il golpe borghese. Bontate, Leggio e Badalamenti decidono di inviare qualcuno a Roma per parlare con Borghese. E ancora una volta viene scelto Giuseppe Calderone, che ancora può muoversi liberamente ed è poco conosciuto dalla legge. Calderone si presta all'ambasciata e partecipa ad un appuntamento romano con Borghese, dove si presenta semplicemente come Pippo. Inizia una specie di trattativa. Borghese dà quasi per scontato l'appoggio di Cosa Nostra. D'altronde, non era nuovo ad incontri di quel genere. Era presente alla riunione del 69 in Aspromonte, dove la massoneria calabrese lo aveva introdotto a un importante summit e delle Chiaie aveva incontrato più volte i De Stefano fra i Monti Calabresi. Borghese chiede a Calderone un elenco con i nomi dei mafiosi che avrebbero partecipato all'attuazione del golpe, ma Calderone si rifiuta. Siamo in 2000, ma nomi non ne facciamo. Borghese propone allora di farsi riconoscere mettendo una fascia verde al braccio, il giorno del colpo di Stato, così da poter riconoscere gli uomini di Cosa Nostra. Calderone risponde che riferirà agli altri la proposta. I due sembrano annusarsi. Borghese chiede che si prestino ad effettuare qualche arresto, ma anche in questo caso incassa un no. Possiamo aiutarvi, ma arresti non ne facciamo. Noi non siamo sbirri. Calderone chiede la revisione di tutti i processi di Cosa Nostra. Borghese si dice disponibile, ma pone una condizione. Sarà l'ultima volta. Dopo non dovranno più delinquere. Il bonus è unico. I due si lasciano promettendo di aggiornarsi a breve sulla questione. Il principe ha fretta. Pensa che questa occasione potrebbe non ricapitare e la finestra temporale per portare a termine l'operazione definita Tora potrebbe chiudersi definitivamente. Borghese però non sa che tra i mafiosi nessuno sembra in realtà prendere in considerazione l'ipotesi di appoggio al suo tentativo. Pochi boss sono stati effettivamente informati della trattativa e le 2000 persone proposte sono un'invenzione da dare in pasto al principe nero. Tra i pochi che ne sono a conoscenza, i commenti sono: se viene questo, ci dà altri guai. Almeno facciamo finta di essere d'accordo con lui. E poi vediamo che succede. La mafia di quel tempo, a differenza della nuova 'ndrangheta rampante dei De Stefano, vede ancora la destra come un pericolo. Ancora vivi in quelle generazioni sono i ricordi e le narrazioni sul periodo fascista di Cesare Mori, in cui di certo la mafia non aveva passato i suoi tempi migliori. Certo, l'offerta può allettare. A Liggio, sotto processo per l'omicidio di Michele Navarra, ma anche a Badalamenti, che ha il cognato, Filippo Rimi, condannato all'ergastolo, insieme al padre Vincenzo Rimi. Quelli della famiglia di Alcamo. E Vincenzo Rimi, oltre a essere parente di Badalamenti, è, secondo Buscetta, il mafioso più potente che lui abbia mai conosciuto. Quindi un dubbio esiste e la questione va definitivamente risolta, parlandone anche con Badalamenti. Ma Badalamenti è al confino Macherio, in Brianza. Bisogna spostarsi e andare tutti a Milano. Sono presenti Buscetta, Calderone, Salvatore Greco Cicchiteddu, Gaetano Badalamenti e Totò Riina, che fa le veci del Leggio. Durante la riunione milanese di giugno si discute della ricostituzione della commissione mafiosa. Si decide di costituire un triumvirato provvisorio con a capo Badalamenti, Bontate e Leggio. Si prende inoltre la decisione definitiva sul golpe borghese. La proposta di Borghese è inaccettabile.
Dopo la riunione, alcuni boss mafiosi vengono fermati a un posto di blocco della polizia. Dall'auto che viene fermata scendono Badalamenti, Calderone, Gerlando Alberti, che danno i loro documenti, mentre Buscetta dà quello falso di Adalberto Barbieri e Salvatore Greco quello di Renato Caruso Martinez. Vengono lasciati andare. Buscetta e Greco rientrano in America, dove vengono arrestati nel settembre del 1970. E mentre Don Masino è in attesa che venga stabilita una cauzione, alcuni agenti che non si identificano si rivolgono a lui affermando: non avete potuto fare quello che volevate in Sicilia. Secondo Buscetta, la conferma che negli Stati Uniti sanno quello che è avvenuto nel suo soggiorno italiano. Colpo di Stato. Ho detto prima, forse non mi sono spiegato bene, che il nostro interessamento era dovuto alla revisione di processi, di molti processi che c'erano in corso, che avrebbero potuto risolversi con sentenze favorevoli, partecipando al golpe e partecipando alla liberazione dei comunisti in Italia. Non si risolse perché le richieste del principe Valerio Borghese erano quelle. Processualmente e storicamente è stabilito che io sono stato fermato nel mese di giugno a Milano del 1970 insieme a Gerlando Alberti, a Giuseppe Calderone, a Gaetano Badalamenti, io e un tale Renato Caruso, che era Salvatore Greco. Venivamo da una riunione dove si era stabilito che il colpo borghese non si sarebbe fatto. In quella riunione era presente il qui presente Salvatore Riina, che veniva a sentire come membro del triumvirato stabilito come commissione nel 1970 per la provincia di Palermo. Sono stato fermato subito dopo, la casa ci era stata offerta da fidanzati, da Ugo Martelli e da altre persone residenti a Milano. Il golpe borghese favoriva come contropartita la liberazione di Vincenzo Rimi e del figlio Filippo Rimi. Per la nostra collaborazione come Cosa Nostra a golpe. Il signor Riina, pur rendendosi conto che era una cosa che si poteva fare, era molto ipocrita, perché lui di Rimi non aveva che cosa farsene. Era una lotta ai Rimi. Se lui non vuole parlare con me, io a voi devo farvi conoscere chi è costui. 16 settembre 1970. Viene rapito e ucciso il giornalista dell'ora Mauro De Mauro, che stava indagando sul caso Mattei e forse sul golpe borghese. Principali investigatori per l'Arma dei Carabinieri sono il capitano Giuseppe Russo, responsabile dell'ufficio investigativo, e il colonnello Carlo Alberto Dalla Chiesa. Per la polizia, il commissario Boris Giuliano. Tutte le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, diretta da Pietro Scaglione. A distanza di anni, gli uni dagli altri, tutti e quattro cadranno in circostanze diverse vittime della mafia. Il dolore è vivo, noi gli facciamo del male, impariamo a chiacchierare di meno. Riina, intercettato nel 2014 nel carcere milanese di Opera, mentre parla del delitto del cronista dell'ora, dirà che a volere l'assassinio fu il principe di Villagrazia. Secondo Riina, i tre fratelli Grado, essendo stati vicini a Stefano Bontate e ben inseriti nell'ambiente criminale, potrebbero essere a conoscenza di particolari della scomparsa e del luogo di interramento del cadavere. La mattina del 5 maggio 1971, Scaglione, mentre percorre Via dei Cipressi a Palermo, a bordo di una Fiat 1500 nera,
guidata dall'agente di custodia Antonio Lorusso, viene bloccato da un'altra automobile, da cui escono 2 o 3 persone che fanno fuoco con pistole calibro 938 Special, freddando all'istante Scaglione e il suo autista. Nonostante l'agguato sia avvenuto in una strada molto popolata, gli inquirenti non riescono a trovare testimoni oculari del delitto. Si tratta del primo omicidio eccellente commesso da Cosa Nostra nel dopoguerra. Scaglione aveva incontrato anche il giornalista Mauro De Mauro. Ora io ricordo bene che De Mauro, pochi giorni prima della sua sparizione, passò dal mio ufficio, si affacciò, non entrò, non si sedette come soleva fare, restò all'impiedi, ci salutammo, non mi ricordo se restammo qualche minuto a chiacchierare, comunque mi disse che aveva qualche cosa di importante per le mani e che andava alla procura. Io suppongo che si dovesse incontrare con il procuratore capo. Si parla spesso del caso Liggio. Quali segreti così importanti portava via Pietro Scaglione? Vi è stato un procedimento da parte del Consiglio Superiore conclusosi, come lei sa, col riconoscimento della buona fede del Procuratore della Repubblica di Palermo. Ma anche con il suo trasferimento? Non vedo un rapporto fra il trasferimento e il procedimento disciplinare. Il trasferimento rappresentava una normale evoluzione di una normale carriera. Tommaso Buscetta affermerà che il delitto Scaglione venne ispirato ed eseguito dallo stesso Liggio, insieme al suo vice Riina, nel territorio di Porta Nuova, dove operava la cosca del boss Giuseppe Calò, che già da allora era fiancheggiatore di Liggio e dei suoi uomini. Stamane Palermo ha tributato solenni onoranze alle salme del procuratore capo della Repubblica e dell'agente di custodia Antonino Lorusso. Il corteo funebre si è mosso dal Palazzo di Giustizia ed ha percorso le strade della città. Dopo il rito funebre, la salma del procuratore capo della Repubblica Scaglione è stata sepolta al cimitero dei Cappuccini accanto alla tomba della moglie. La mafia esiste da secoli, non è una cosa moderna che si è creata ieri o si è creata negli anni 40. Non è mai successa una cosa simile. Si ragionava la legge e all'altra sponda. Noi siamo da questa sponda. Loro ci combattono, noi cerchiamo di difenderci. Ma senza mai andare oltre questa difesa preventiva che aveva la mentalità mafiosa. E quindi l'omicidio di Scaglione, del procuratore capo della Repubblica di Scaglione, in quel periodo aveva anche questo carattere, oppure era un altro discorso? Io non saprei definirlo l'omicidio di Scaglione, perché? Ma comunque è l'inizio di una serie di attentati contro lo Stato, di attentati terroristici, non mafiosi. Ma si era a conoscenza da parte dell'organizzazione che ci sarebbe stata una risposta da parte dello Stato e non si temeva questa risposta? L'organizzazione in quell'epoca non era un'organizzazione già formata, era in embrione, era una cosa che cominciava a formarsi, perché a dire del Badalamenti, se è vero, ma io credo che un uomo d'onore non mentisce su queste cose, lui non lo sapeva e anche il Bontadi stesso non sapeva dell'esecuzione del giudice Scaglione. La mia domanda era: per quanto tempo rimasero a Catania, in particolare Luciano Leggio? Quasi 2 anni, perché poi nel 71, a luglio del 71, hanno fatto l'associazione dei 114 e hanno arrestato mio fratello. E lui, Luciano Leggio, dice: io me ne vado da qua perché già è un posto che è conosciuto che c'è mafia. E sono andato prima a Napoli e poi a Milano. Trasferitosi a Catania, ospite di Calderone, Leggio aveva già dovuto affrontare il problema della gestione del potere. A chi lasciare il posto nel triumvirato di Palermo? A Binnu o a Totò? Binnu spara come un dio, peccato che abbia il cervello di una gallina, pensa Lucianeddu. E Riina? Totò vorrebbe sempre dare morsi più grandi della sua bocca. E allora Binnu o Totò?
Zu Totò è già allora un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Dentro è quello che è, vendicativo, sanguinario e aggressivo. Ma fuori riesce a imporsi una maschera fatta di sorrisi, battute, pacche sulle spalle. Ci tiene a essere popolare, a piacere a tutti i costi, a convincere con la sua parlantina rapida. La stessa pretesa di farsi chiamare zio serve a creargli consenso fra le coppole storte. Totò quindi. Binnu resta qui a farmi un po' di compagnia, Totò invece se ne torna a Palermo, dice Liggio a Stefano Bontade. Una nuova retata colpisce la mafia in tutta Italia. Fra gli altri vengono arrestati Vincenzo Randazzo, cognato di Badalamenti, a Milano, Paolo Bontate nell'ospedale di Avellino, dove è stato ricoverato per problemi cardiaci, e Stefano Bontate a Napoli. Antonino Salamone invece viene arrestato a Pordenone. L'operazione viene diretta dall'allora capitano Russo, comandante del nucleo investigativo dei Carabinieri di Palermo, e dal dottor Contrada, commissario della squadra mobile di Palermo. Bontate viene denunciato dai Carabinieri e dalla Questura di Palermo per associazione a delinquere e traffico di stupefacenti, insieme ad altri 113 mafiosi, venendo rinchiuso per un breve periodo di tempo nel carcere del Lucciardone, insieme a Gaetano Badalamenti. L'arresto contemporaneo di Bontate e Badalamenti consente all'unico libero del triumvirato, Riina, che sta facendo le veci del leggio, di iniziare la sua attività di destabilizzazione delle altre famiglie.